Amici di Lorgan, buongiorno, sono le 8 di mattina di fine estate. Ci stiamo dirigendo a Bollate, Milano. Le premesse per una grande giornata ci sono tutte, perché oggi, per la prima puntata dei Lorgan Visits, andremo alla scoperta dei segreti della divisione cycling di Pirelli. Sarà una lunga giornata, divisa in 4 capitoli, in cui andremo a farci spiegare dalla voce dei protagonisti il segreto del successo Pirelli. Partiamo dal cuore della produzione dei pneumatici Made in Italy. Buongiorno, ciao Francesco. Ciao Walter, piacere. Benvenuto a Bollate, benvenuto nella fabbrica cycling di Pirelli. Grazie. Prego. Sono Walter Trinca, responsabile del personale dello stabilimento di Bollate Cycling, dove facciamo appunto i pneumatici per le biciclette. Prima però di parlare di biciclette, di pneumatici e di fabbrica, volevo esaltare quello che è un valore, forse il valore più importante che ispira il lavoro quotidiano di tutti noi, che è quello della sicurezza. Sicurezza sul posto di lavoro, che passa attraverso un impegno quotidiano, costante, affinché questo sia un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti noi. Prego. Andiamo nei dettagli. Partiamo dalla storia della fabbrica di Bollate. Con piacere, anche perché è una storia lunga, è una storia ricca di spunti, è una storia che comincia negli anni 60, quando questo sito industriale viene costruito, e per più di 20 anni qui vengono prodotti articoli in gomma, non pneumatici. La produzione di pneumatici avviene dal 1985 in avanti e di fatto ci accompagna fino a qualche anno fa, quando Pirelli decide di riconvertire il prodotto e il processo di Bollate destinandolo alla produzione di pneumatici per le biciclette, per il cycling, sia per la parte road che per la parte mountain bike. Quindi cosa significa realmente Made in Italy per Pirelli? Farle a Bollate, farle in Italia, farle a pochi chilometri dal nostro headquarter di Milano dà un po' il senso di quello che voleva essere lo sviluppo del business di Pirelli per quanto riguarda questo prodotto. Made in Italy significa la qualità assoluta, significa il rispetto e non solo la promozione dei migliori standard in materia di salute, sicurezza, ambiente, di sostenibilità, di responsabilità sociale d'impresa. Di fatto tutto questo poi viene trasferito al nostro cliente attraverso un prodotto che si sta posizionando sui segmenti più alti, sia sul mercato che per la parte agonistica delle competizioni. Ok, adesso andiamo a parlare di qualità, ma legata al processo produttivo. Spiegaci un attimo quali sono i macchinari, le tecnologie, i passaggi che rendono dal semilavorato a prodotto finito che poi acquistiamo effettivamente sul nostro e-commerce, su Lorgan. Di fatto è un processo da questo punto di vista molto tradizionale, che è il processo tipico della produzione di un pneumatico. Passiamo dalla lavorazione dei semilavorati, in particolare i semilavorati in tessuto, quindi abbiamo delle macchine che chiamiamo tagli tele, che frazionano del tessuto tessile gommato, abbiamo degli estrusori che permettono di sagomare dei trafilati in gomma, il più pregiato dei quali è la fascia battistrada. Tessuti tessili ed estrusi in gomma vengono poi assemblati nel reparto di assemblaggio, che nel nostro gergo chiamiamo reparto di confezione. A quel punto il nostro manufatto è completato in termini strutturali e viene trasportato e vulcanizzato, ovvero trasportato nel reparto di vulcanizzazione, dove di fatto attraverso gli stampi e una combinazione di temperature e pressioni viene prodotto nella modalità che poi conosciamo sul mercato, a partire proprio dai nostri conveyor, dove il nostro prodotto ormai è finito, è pronto per essere controllato in maniera molto puntuale dai nostri operatori. Al termine della nostra visita al processo produttivo posso darti una prima mia sensazione, che è quella appunto di essere entrato in un'area veramente a livello tecnologico altissimo. Non abbiamo sentito
pressoché rumori, non abbiamo sentito dei sentori diciamo di gomma che in altre realtà si possono percepire, e questo probabilmente fa parte della vostra riconversione industriale, che quindi vi garantisce un aspetto green a tutta la fabbrica di Bollate. Hai colto durante una visita, per quanto breve, quelli che sono poi gli aspetti fondamentali, anzi proprio i prerequisiti dell'investimento che Pirelli ha proposto su Bollate, su questo sito industriale negli ultimi anni. Il prerequisito tecnico derivava appunto dal poter in maniera armonica continuare a lavorare all'interno del centro abitato. Qui le migliori pratiche sono state messe letteralmente a terra ed è di fatto rappresenta un unicum, un tratto distintivo, un unicum anche all'interno del territorio che di fatto esalta quello che è stato l'investimento a beneficio dei lavoratori e dell'intera comunità che Pirelli ha fatto a Bollate in questi anni. Io ti ringrazio Walter, grazie della visita, e noi adesso ci spostiamo in Bicocca per proseguire l'intervista nell'headquarter. Ciao Samuele. Ciao a voi. Grazie dell'ospitalità. Tu sei responsabile marketing della divisione cycling, di fatto. Qui ci troviamo, quindi siamo spostati da Bollate, qui adesso siamo in Bicocca. Dove ci troviamo esattamente? Siamo nella biblioteca della sede centrale, per cui l'headquarter di Pirelli, dove di fatto confluiscono tutti i business e le funzioni a livello globale di Pirelli, quindi il cuore pulsante direi dell'azienda. Ok, con te cerchiamo di valutare alcuni aspetti che guardino anche un po' al futuro. Iniziamo subito con un po' di domande. Volentieri. Che mi sono appuntato, giusto per non andare a perdermele. Vai. Questa iniziativa di Pirelli Porte Aperte, da dove deriva? Come mai questa necessità? E non avete paura che qualcuno vi possa rubare dei segreti? Allora, diciamo che la domanda è pertinente perché di fatto qui succedono a livello di R&D tutti i processi di studio e innovazione, per cui anche in fabbrica questa mattina avrete visto che qualcosa era mostrabile, qualcosa no. È un po' una caratteristica di Pirelli, un'azienda di prodotto focalizzata su performance e innovazione, va da sé che ci siano parecchi segreti industriali. Noi come Cycling ci integriamo dentro questa realtà, per cui li avete visti in fabbrica, li vedrete anche nei laboratori. Ci sono cose interessanti che non possiamo mostrare. Detto ciò, l'esigenza di far conoscere la realtà del cycling, soprattutto dentro il mondo Pirelli, è forte e lo è fin dall'inizio. C'è questa volontà ed esigenza di raccontare al consumatore finale, così come a tutti gli attori della bike industry, che il progetto è effettivo, è vero, che siamo Pirelli al 100%, siamo dentro all'azienda profondamente e che di fatto non ci sono esercizi di branding particolari come magari può succedere in altri ambiti, o comunque il fatto che il brand è così conosciuto nel motorsport e che ha anche una dimensione decisamente grande rispetto al cycling potrebbero indurre a pensare, per cui c'è impegno e focus da parte nostra nel far vedere quanto reale e profondo sia l'impegno di Pirelli verso il cycling dal 2016 a questa parte, perché in realtà poi tutto è cominciato un po' prima rispetto al lancio sul mercato. Quindi in sostanza un comunicare per crescere. Sì, decisamente. Parliamo di ampiezza di gamma e di quello che sono poi gli acquisti dei nostri consumatori. Negli ultimi anni ovviamente la gamma è cresciuta. È cresciuta. Cosa avete fatto per aiutare la scelta da parte del consumatore finale? Quali sono le aree che siete riusciti un attimino più a sviluppare per facilitare, diciamo così, proprio la scelta e indirizzare il consumatore?
Allora, nel nostro caso ci è venuto abbastanza naturale e facile perché abbiamo uno storico di Pirelli dove nomi di prodotto sono molto iconici e anche identificano una tipologia di utilizzo di utente finale che ha un allineamento, una sovrapposizione perfetta con quella del cycling. Il più facile da usare come esempio è quello del P0 che dentro al mondo Pirelli da quasi 100 anni rappresenta il prodotto performance per eccellenza, è il nome che si vede sulle gomme della Formula 1 o da rally per quanto riguarda l'asfalto, è sempre associato alla massima performance, ha un utilizzo su asfalto dove le prestazioni sono importanti, ma anche ha un posizionamento comunque di utente che aspira alla performance. Questo in un mercato di automobili vuol dire comunque veicoli che hanno alte prestazioni ma che non vanno necessariamente in pista, quindi si sconfina anche nel lusso per quanto riguarda le auto, questo va detto. Nel cycling la proposizione di Pirelli è praticamente identica, siamo e saremo sempre un'azienda di prodotto dove la performance e il mondo racing vengono messi prima di tutto e ci è stato facile abbinare queste famiglie. P0 è tutto ciò che è racing su asfalto, il mondo del cinturato che è un altro nome iconico dentro la famiglia Pirelli è tutto ciò che non va in pista, quindi che non è nato per spingere prestazioni, e negli sviluppi di prodotto ci sono quindi più comfort, affidabilità, caratteristiche che sono comunque tecniche, cioè richiedono parecchia tecnicità, ma non si parla di rolling resistance o di Sì, perché angoli molto in spesso piega. c'è questo forse pensiero che dove ci sia comfort non ci sia poi tutta una sorta No, di e invece ricerca come il mondo della gomma è sempre una gestione del bilanciamento di caratteristiche opposte, per cui avere il comfort e l'affidabilità come prima priorità non vuol dire che non ci siano le altre ed è comunque complicato da ottenere senza sbilanciare completamente. tutta una sorta sempre di Esattamente. equilibrio e bilanciamento. Esattamente, come diciamo spesso, avere una caratteristica della gomma molto alta e trascurare le altre è relativamente facile. Averne due o più, tutte molto performanti, diventa molto molto complicato. E da qui anche i grafici Esatto, con sì, cui si vanno a configurare poi sì. le specifiche di ogni, Esatto, di ogni le prodotto. radar chart sono quelle più utilizzate da chi fa gomme perché proprio fanno vedere questa esigenza di tirarne una per ridurre l'altra o gestire l'area che L'area è più ampia più possibile. ampia possibile. Esatto. E devo finire di citare anche Sì. il mondo Scorpion, Chiaro. allo stesso modo il cinturato e P0 rappresenta tutto ciò che è l'off-road, per cui che si parli di rally off-road o di motocross o di mountain bike è venuto abbastanza naturale. L'utente che sta dietro ha caratteristiche sia di utilizzo che anche, diciamo, culturali di approccio alla disciplina che si sovrappongono perfettamente con quelle del cycling. Quindi questa è la prima indicazione di massima per navigare la scelta nella gamma Pirelli. Nel 2024 tante novità, tra cui ovviamente la principale il P0 Race RS, quindi stiamo parlando di pneumatico racing. Sembrate comunque non fermarvi mai, pur avendo raggiunto un livello veramente importante anche in termini di prestazioni. Una volta lanciato sul mercato un nuovo prodotto, siete già alla ricerca ovviamente di qualcosa che vada oltre. Sì, questa è allo stesso tempo una, diciamo, cultura di innovazione che viene dalla storicità di Pirelli, da come è nata, per cui il legame col racing nel mondo delle corse che abbiamo citato già prima. Quando si ha a che fare con questi ambiti il corridore o il pilota, a seconda che si parli di motore o bicicletta, che sempre chiede e cerca un miglioramento di performance, per cui il fatto stesso che noi siamo legati a doppio filo col mondo racing fa sì che la nostra ricerca e sviluppo vada comunque avanti, a prescindere dal livello raggiunto. Il fatto che all'interno di Pirelli l'R&D sia condiviso tra tutte le business unit fa sì che noi beneficiamo di questa spinta sia sui materiali che sugli sviluppi dei disegni battistrada, le costruzioni. Ogni area della gomma beneficia di un motore di innovazione che l'azienda per definizione manda avanti.
Poi lo si bilancia in base alle esigenze di mercato, le tempistiche, cosa fanno i competitor. Chiaramente non siete ovviamente gli unici, quindi bisogna competere nel Fortunatamente mercato. ci si spinge a vicenda. Assolutamente. Nello sviluppo di un nuovo progetto, quali sono le fasi che poi seguite? Possono esserci due nature diverse da cui arriva l'esigenza di un prodotto nuovo, o quella racing, dove c'è bisogno di aumentare una prestazione per una richiesta particolare o perché cambiano le condizioni di gara, perché si affronta, faccio l'esempio, la Roubaix a velocità sempre più alte, con biciclette sempre più rigide, allora nasce un'esigenza tecnica che fa partire una necessità, e questa è una peculiarità soprattutto del mondo cycling, perché nei business di moto e auto comunque il mondo racing non avviene nelle strade comuni, è molto più controllato, si conoscono i tracciati, si conoscono le macchine, è un mondo, diciamo, prototipale, le cui ricadute poi arrivano sul prodotto che si può acquistare. Nel cycling invece sappiamo benissimo anche quanto culturalmente il mondo del ciclismo è sensibile a quello che utilizzano i professionisti, che poi che serva o non serva al consumatore finale a un certo punto fa poca differenza perché diventa il prodotto desiderato. Quindi Sì. l'esigenza dei pro può bastare per far nascere un prodotto, questo è vero, o in parallelo o in alternativa può essere un'esigenza di mercato, perché i competitor fanno qualcosa di innovativo o perché c'è un segmento nuovo, per esempio il gravel è un ottimo esempio, che è nato e a cui bisogna dare risposta con un prodotto adeguato. Spesso le discipline nuove dentro il ciclismo non hanno beneficiato di prodotti pronti a sostenerle. Il gravel è esattamente l'esempio, come lo è stato la mountain bike negli anni 90, dove c'era tanta voglia di andare in fuoristrada, ma la componentistica non era pronta, poi ci è arrivata. Sì, c'è bisogno comunque di un tempo tecnico per poter sviluppare il tutto. Hai citato i professionisti, quindi i team che sponsorizzate, principalmente conosciamo ovviamente la Lidl Trek, ma non solo, ne avete ovviamente altri, sia in ambito, anche in ambito mountain bike. Come vi appoggiate a loro? Come possono diventare tester da questo punto di vista? Una peculiarità nostra derivata dall'esperienza automotive e car è quella di avere un dipartimento di collaudo. Vuol dire avere ciclisti professionisti con una sensibilità verso i materiali comprovata, il cui obiettivo è proprio quello di andare a sminuzzare le performance di un prodotto per dare feedback. Questo copre molto bene l'ambito di sviluppo e si complementa alla perfezione col mondo dei professionisti, il cui obiettivo non è quello di sviluppare il prodotto, ma è quello di vincere le gare, per cui estremizzano una serie di caratteristiche, hanno modi completamente diversi di dare e restituire dei feedback, per cui è una complementarietà che noi vediamo sposarsi molto bene con i nostri collaudatori. Senza uno di questi tasselli, per cui l'acquisizione dati e la misurazione dei laboratori, l'acquisizione di dati e feedback di collaudatori e il mondo dei professionisti che poi porta tutto questo nelle gare, mancherebbe qualche pezzo. Avere il collaudo è un'occasione fantastica per farlo provare ai professionisti e viceversa. Noi ci è capitato e organizziamo regolarmente delle sessioni di collaudo in cui invitiamo 1 o 2 professionisti e allo stesso tempo dove noi inviamo i nostri collaudatori ai training camp assieme ai professionisti. Comunque anche i collaudatori, per capirci, sono ragazzi che pedalano dai 20-30 mila km all'anno, ma non con l'obiettivo di vincere le gare, ma con l'obiettivo... Cambia solo l'obiettivo prestazione. In modo, lasciatemi dire, con anche un pizzico di invidia da ciclista, senza tutta quella parte di stress sulla prestazione sportiva, la dieta, l'alimentazione. Che abbiamo visto che in questi anni si sta esasperando. Sono comunque quasi dei pro, più rilassati sull'aspetto di nutrizione, ma che passano la maggior parte del loro tempo sono concentrati esattamente su strade aperte o durante protocolli di test dentro le piste, ma sempre il circuito, quello che abbiamo sentito prima. Abbiamo parlato ovviamente delle novità, però siamo comunque circoscritti nell'immediato futuro. Guardiamo invece a una visione un po' più ampia, dove effettivamente
può arrivare l'evoluzione dei pneumatici per il ciclismo? Domanda interessante. Allora, questa è una valutazione che Pirelli ha fatto anche prima di rientrare nel ciclismo, per capire un po' quale fosse il livello prestazionale dello stato dell'arte del 2015-2016. È stato abbastanza chiaro e evidente allo stato attuale dei materiali presenti. Il prodotto da bici in genere, che si parli di strada o mountain bike, è molto evoluto, per cui la grande scommessa sull'innovazione e il miglioramento sostanziale di alcune performance ci aspettiamo che arrivi dall'utilizzo di materiali diversi, più che dalla rivoluzione del come è costruita una gomma. È un po' la storia che ci hanno detto anche gli altri business e quindi ci aspettiamo avere una ricaduta anche nel cycling, dove però chiaramente non avendo un motore che muove il veicolo, parametri come peso e resistenza al rotolamento diventano molto più alti nella scala di priorità dello sviluppo, quindi i materiali devono fornire dell'innovazione sempre garantendo pesi molto bassi. Quelle sono imprescindibili. Esattamente, sono Poi imprescindibili devono fare uno perché step ulteriore. la ricaduta è sempre quella sull'uomo, cioè la propulsione nel ciclismo sarà sempre. Per quello che misurare valori di resistenza al rotolamento di decimi di watt nel mondo dei veicoli a motore è quasi ridicolo, nel ciclismo diventa fondamentale. Chiaro. Torniamo invece a oggi. Che cosa effettivamente si potrebbe fare per anche differenziarsi? Abbiamo visto ad esempio che siete tra i pochissimi a avere un qualcosa di differenziante come la color addiction, quindi anche tentare la strada di quello che potrebbe essere anche il lancio di una moda da questo punto di vista e magari anche fare una sinergia con dei brand che possono essere legati a quel mondo oppure anche un qualcosa di particolare per case costruttrici di bici o semplicemente di cerchi. Sì, tocchi vari punti interessanti. Allora, da una parte c'è l'aspetto estetico-culturale, dove Pirelli fin dall'inizio secolo di fatto, per ragioni anche di proprio cultura aziendale dei fondatori, ha posto sempre molta attenzione anche alla parte di presentazione del brand. Per cui se da un lato l'azienda ha iniziato ad avere successo con un prodotto legato alle corse, è anche vero che fin dall'inizio l'attenzione alla presentazione del marchio è sempre stata molto preponderante ed è sfociata poi in collaborazione con gli artisti. Voi andrete a vedere anche la Fondazione Pirelli e vedrete quanta attenzione nel corso di questo secolo e mezzo di storia c'è stata da parte del brand. Quindi la parte estetica ha comunque un valore che nell'azienda è sempre stato evidente e lo è evidente tuttora in tutti i prodotti. L'esempio che citavi delle edizioni colorate sono chiaramente un esercizio puramente estetico che secondo noi ha senso. Da ciclisti sappiamo benissimo quanto anche l'estetica del mezzo meccanico sia apprezzata da noi tutti, per cui perché non farli? Tante volte Diventa la ragione di scelta, la al guida. primo posto rispetto magari Sì, non c'è niente, addirittura alla componentistica, che poi sappiamo essere importantissima. Non c'è niente di sbagliato in tutto ciò, per cui ha tutto il senso, potendolo fare, di porre attenzione. Evidentemente c'è un'associazione dell'attenzione estetica e in inglese si chiama coolness, associata al brand, perché tutti questi esercizi che facciamo sono molto di successo per noi, ci viene molto bene e vengono evidentemente apprezzati, quindi è sicuramente una strada che ci vedo proprio in questa area ancora margini di sviluppo, ancora aree proprio inesplorate. Infatti il secondo tema che hai toccato è quello della customizzazione, di iniziare a lavorare in partnership con i costruttori, che siano di cerchi per gli aspetti tecnici ma anche estetici o di bici. Questo già avviene nel car a livello ingegneristico, dove ogni veicolo ha determinate richieste tecniche che arrivano ai nostri ingegneri in termini di progettazione della gomma, per la dinamica del veicolo, per potenza del motore, eccetera. Questo modello di lavoro uno a uno sul progetto del veicolo è trasferibile benissimo anche nel cycling, dove un costruttore di biciclette per il modello aero ha certe esigenze di rigidità e trasferimento delle vibrazioni, per il modello all road ne ha delle altre, per cui
lavorare in modo sinergico è assolutamente una prospettiva che noi ci auguriamo che inizi ad avvenire. Qualche brand inizia a farlo, siamo sicuramente agli albori e da qui ai prossimi 10-15 anni il ciclismo avrà sicuramente questa come area di sviluppo. Noi ce lo auguriamo, per noi è naturale perché l'abbiamo già visto succedere e prenderà sicuramente non solo la parte tecnica ma anche quella puramente estetica. Sicuramente. Cambiamo argomento, ultima parte, volevo concentrarmi invece su uno degli aspetti fondamentali per Pirelli, ma anche per il consumatore, che riguarda la sostenibilità. Quindi tutto quello che è l'impegno ambientale e sociale che abbiamo visto convergere nell'ultimo prodotto, appunto il P0 Race RS, che è stato certificato FSC. Sì, mi fa piacere innanzitutto che nella sostenibilità hai citato anche la parte sociale che molto spesso vediamo passa in secondo grado, uno tende ad associare All'ambiente ma meno alle persone. ma meno alle persone, esatto. E questo vale sia per la certificazione FSC di cui andremo a parlare, ma l'avete visto molto bene anche con la fabbrica a Bollate, dove di fatto c'è una comunità inserita in una città con dei lavoratori storici che lavorano nella fabbrica da quando è stata fondata, per cui c'è sicuramente un'attenzione. Qui l'approccio è sicuramente di gruppo, come Pirelli, come corporation, e ha quindi ogni azione che viene fatta in questo riguardo per noi ha una ricaduta che è ben più grande del cycling. Noi come divisione cycling in sé siamo più rappresentativi perché la bicicletta di per sé percepita e è anche molto più sostenibile in termini di impatto ambientale e anche di stile di vita rispetto ai veicoli a motore, quindi ci viene molto bene questa narrativa. L'FSC in particolare è uno degli esempi più facili da raccontare perché si tratta di una certificazione che l'utente probabilmente ha già visto sulla carta, si conosce carta e comunque. cartone sui packaging. Sta per Forestal Stewardship Council ed è la più riconosciuta organizzazione a livello mondiale che garantisce una serie di attenzioni verso la fonte della gomma naturale, quindi parliamo di qualsiasi materiale che proviene dalle foreste. Nel nostro caso si tratta di gomma naturale. Anche i packaging sono FSC, ma diciamo quello è abbastanza scontato ormai. Nell'ambito della gomma, la gomma naturale è una delle fonti. L'attenzione e quello che garantisce questo ente certificatore è che a livello di foresta, quindi di piante, la raccolta, la crescita e l'utilizzo della materia siano sostenibili nel lungo tempo, ma anche che le comunità di lavoratori lavorano in condizioni di sicurezza salariale e di tempo che che rispettino quelli che per noi in Occidente sono criteri standard e che diamo anche un po' per scontati, che però a livello globale purtroppo non sono. Quindi tutte queste ricadono sull'utilizzo nell'ambito pneumatici della gomma naturale, che è uno dei componenti della gomma, non è tutta gomma naturale. In realtà ci saranno anche prodotti dove ci sono oli e altri componenti chimici che arrivano dalla foresta e quindi potranno essere certificati, però per adesso ci concentriamo sulla gomma naturale, che è uno dei componenti principali, tra l'altro. È uno degli aspetti dove beneficiamo delle azioni che si fanno di gruppo. Pirelli è stata la prima azienda nel mondo dei pneumatici a riuscire a certificare la gomma naturale per un prodotto automotive. Il secondo step è stato quello di certificare tutte le gomme da Formula 1, quindi la gamma 2024 è certificata, perché c'è un messaggio anche di non compromesso. In molti settori merceologici la sostenibilità di un materiale o di un prodotto si porta dietro dei compromessi di performance. Noi abbiamo voluto dare un messaggio chiaro che i nostri compiti a casa li facciamo senza dover portare un compromesso di qualche caratteristica del prodotto. L'esempio più facile è quello di prendere i pneumatici più performanti di tutti, quelli da Formula 1, e certificarli FSC. C'è della complessità a livello industriale notevole, però è una delle sfide che Pirelli si è data. Il terzo tassello e l'ultimo è stato quello di avere il primo prodotto cycling certificato FSC, l'RS. Complessità di prodotto, ma anche costi di produzione che associati al Made in Italy
diventano... Sì, diciamo che il Made in Italy ha permesso di poter certificare e tracciare tutta la filiera, perché poi la garanzia della certificazione parte dalla foresta e arriva attraverso tutti i passaggi, quindi ogni singolo interlocutore, che sia Pirelli o terzo che si interfaccia, deve garantire un certo tipo di standard, per cui a livello industriale, quando soprattutto si iniziano ad avere parecchi prodotti, parecchie fabbriche, è molto complesso. L'esempio l'ho fatto per la fabbrica, ma l'affinità col mondo della cucina di nuovo ci aiutano. Tutti i cibi certificati senza glutine, per esempio, sono un altro esempio della complessità. Ci vogliono impianti produttivi, fornitori, filiere, materie prime che garantiscano la segregazione di quello specifico materiale. Abbiamo parlato appunto della complessità, dell'impatto ambientale. Avete però un obiettivo tangibile dove il vostro impegno può arrivare a livello numerico, a livello Allora, il sostenibilità? prossimo è a livello di gruppo. Noi su Cycling siamo stati tra i primi entro il 2026 tutte le fabbriche europee di Pirelli, quindi ci siamo concentrati su quella Cycling di Bollate, ma in realtà ci sono molte più fabbriche di Pirelli che producono car e moto, quindi auto e moto. Entro il 2026 tutte utilizzeranno solo gomma certificata FSC, quindi iniziamo a parlare anche di quantità, Sì, sì, volumi cioè importanti. volumi importanti di materiale che hanno sempre una fonte certificata, quindi questo deve e sta facendo partire un circolo virtuoso anche alla fonte, dove ci sono le piantagioni e le relative comunità. Grazie Samuele, Grazie a voi dell'opportunità di raccontarci. grazie della visione che ci hai dato di Pirelli. Noi adesso entriamo più nel concreto con la parte ricerca e sviluppo. Ciao Paolo. Ciao. Tu sei il responsabile del reparto ricerca e sviluppo. Inizio col chiederti quante figure lavorano in questo reparto. Allora, il reparto Cycling naturalmente ha un suo gruppo di ricerca e sviluppo dedicato che è composto da una decina di persone che di fatto si occupano della progettazione del pneumatico. Progettazione del pneumatico, progettazione degli stampi, progettazione dei semilavorati e dei materiali che andranno poi a comporre il nostro prodotto. Naturalmente per sfruttare poi le sinergie di Pirelli come esperienza nel mondo dei materiali ci affidiamo a funzioni ben strutturate qui in azienda, che sono le funzioni dei processi e dei materiali che lavorano non solo nell'ambito cycling ma lavorano anche nell'ambito car e motorbike, da cui attingere naturalmente un know-how che ci ha permesso, seppur essendo giovani come business unit quella del cycling, di avere già un prodotto che può vantare performance, parte progettuale e processo all'avanguardia. Quindi diciamo che c'è proprio una sinergia tra, in questo caso, divisioni per poi riuscire a ottimizzare e avere la maggior qualità. Perché mentre il tema progettuale, quindi progettare un pneumatico, presuppone un know-how specifico, in questo caso di un prodotto P0 Race RS, quindi per l'impiego su una bicicletta, per quanto riguarda invece la conoscenza dei materiali e la conoscenza dell'influenza dei materiali sulle performance, Certo. abbiamo la fortuna, diciamo così, di avere dalla nostra parte tutto il know-how che Pirelli ha sviluppato nel corso di questi anni in ambito car, in ambito moto, ma soprattutto anche in ambito racing, Certo. che poi è il fiore all'occhiello, no, della nostra azienda e che ne ha fatto poi il DNA di Pirelli. Parliamo allora proprio del fiore all'occhiello di questo reparto, che siano procedure, strumentazioni, dov'è che veramente fate la differenza? Allora, se pensiamo appunto a Pirelli Cycling, quando dal 2017 abbiamo reintrodotto, perché Pirelli c'era già in questo business tanti anni fa, reintrodotto un prodotto come il P0 al top della gamma la bici da strada, pensiamo a un gruppo che si è dovuto assolutamente affidare a quello che già era conoscenza Pirelli, quindi conoscenza sui materiali, sui metodi di progettazione e sul processo, quindi il processo di realizzazione del pneumatico, che siamo riusciti, voi venite appunto da una visita alla nostra fabbrica di Bollate, che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro business. Ma partirei dal metodo di progettazione, che è qualcosa che realmente è comune alla progettazione che noi attuiamo quando progettiamo un prodotto per veicoli o per motoveicoli. C'è una progettazione fatta
virtualmente, quindi una progettazione che si basa su calcoli, che si basa su una progettazione CAD, no, dello stampo, ma a questo aggiungiamo una progettazione di ogni semilavorato in modo che si possa prevedere e progettare perfettamente non solo i semilavorati che vanno al loro interno, ma i parametri più appropriati per farli lavorare opportunamente, quindi parametri di spessori, progettazione delle tensioni residue. Tutto questo viene fatto esattamente come se producessimo o progettassimo un pneumatico car e moto che Pirelli, ripeto, o racing, che Pirelli naturalmente fa da tantissimi anni. Se questo è il primo punto di partenza, direi che il fiore all'occhiello sono i materiali. I materiali rappresentano la vera innovazione tra una linea di prodotto e la successiva, cioè l'innovazione più grande è quella che possiamo mettere nei materiali. Anche qui c'è una sinergia che va ben oltre, diciamo che le funzioni dei materiali sono all'interno la funzione dello sviluppo materiali Cycling sono all'interno della funzione di sviluppo materiali Pirelli. Quindi naturalmente i metodi di utilizzare i materiali all'interno delle mescole, all'interno dei tessuti, naturalmente può basarsi su quello che è un know-how ben consolidato della nostra azienda. Ho già accennato l'ultimo punto che è proprio Bollate, l'avete vista, una fabbrica modernissima, una fabbrica all'avanguardia non solo nel business cycling, ma ti direi all'avanguardia nel business tire in genere. In generale, certo. Quindi avete visto le macchine più moderne di confezione che ci permettono di essere molto precisi sulla progettazione. Qua è un processo e quindi una realizzazione del pneumatico che è fondamentale per garantire poi le performance. Qua siete tutti ciclisti, no? Siamo ciclisti e quindi stiamo parlando di un pneumatico che pesa 200 grammi, 240, 290 il tubeless, stiamo parlando di rolling resistance che misuriamo il decimo di watt, non possiamo pensare di non avere un processo stabile e preciso per poter garantire queste performance in un ambito industriale. Non facciamo prototipi, non facciamo un prodotto realizzato industrialmente. Se mi lasci aggiungere un'altra peculiarità e un'altra cosa che abbiamo realmente sfruttato la nostra esperienza è il reparto validativo. Quindi noi abbiamo un reparto di validazione delle nostre performance che si basa sui numeri e quindi l'indoor. Andrete ora giusto a fare una visita al nostro indoor, vedrete come misuriamo la rolling resistance e come misuriamo altri parametri del pneumatico, tra cui anche la foratura. Al reparto invece di validazione outdoor. Quindi abbiamo, come per tutti i nostri prodotti, di tutti i nostri business, una caratterizzazione al driving feeling, quindi alla guidabilità, alla safety feeling che ci danno. È fondamentale per chi veramente poggia tutta la... Esattamente, e crediamo che il consumatore di questo prodotto possa accorgersene, se ne deve accorgere. E noi abbiamo implementato, questa è una cosa che abbiamo implementato sulla base dell'esperienza negli altri business, ma abbiamo dovuto implementarlo assolutamente customizzato sul prodotto cycling, una procedura di testing fatta dai nostri collaboratori che hanno sviluppato naturalmente doti di collaudo, quindi di sensibilità a tutti i Devono comportamenti. fornirvi informazioni precisissime perché altrimenti... Assolutamente, e lo abbiamo fatto stilando delle metodologie, utilizzando dei campi prova che sono spesso a volte gli stessi che utilizziamo negli altri ambiti. Quindi abbiamo una pista Vizzola che possiamo bagnare e quindi fare le prove di bagnato, abbiamo più piste per fare le prove di asciutto, usiamo tantissimo la nostra base in Sicilia che ci permette di avere di fatto un proving ground a 360 giorni all'anno. Più condizioni possibili. E questa è un'altra realmente peculiarità, cioè avere un reparto testing. Tu mi hai fatto la domanda quanti siamo dedicati, lì c'è un reparto testing dedicato solo esclusivamente. Perfetto. Spostiamoci allora sul prodotto. Parliamo di tecnologie e se vediamo negli ultimi anni abbiamo assistito proprio all'evoluzione di alcuni concetti come il tubeless, cerchi hookless. Abbiamo visto il canale interno dei cerchi sempre più largo e di conseguenza anche la larghezza del pneumatico sempre più larga. Ti chiedo per la tua esperienza se la vedi più come una moda, il dover sempre ricercare un qualcosa di nuovo, oppure è un qualcosa di tangibile a livello di performance, che ha un'utilità poi effettivamente per il consumatore. Allora, diciamo che non ti rispondo sulla moda perché non è il mio ambito, no? Sono abituato a lavorare, a ragionare sui numeri, quindi ti direi che in realtà le risposte ci sono, ce ne saranno anche di nuove perché le sfide
tecnologiche non finiscono certo adesso, non finiscono con l'RS, abbiamo in mente naturalmente altre innovazioni, dobbiamo cercare di oggettivarle, quindi ci sono dei trade-off nell'ambito del ciclismo e una gomma assoluta vincente per tutte le applicazioni e tutte le esigenze non c'è, quindi, ma non c'è neanche per i professionisti con cui noi cooperiamo e lavoriamo, quindi c'è naturalmente da capire, c'era il momento in cui il pneumatico doveva essere leggero, poi quando si sono raggiunti dei limiti, no, regolamentari alla bicicletta non serviva più essere più leggeri sulla bici, anche se comunque la ruota strada ha comunque i suoi effetti di inerzia e quindi di guida, quindi la leggerezza è sempre comunque qualcosa di benvenuto. Quindi dalla leggerezza si è spostati, no, sul tema, no, dell'aerodinamica. Quindi sull'aerodinamica quello che fa di più è una sezione stretta, però la sezione stretta non è in contraltare con la rolling resistance, certo. Questo lo possiamo misurare, una gomma con un diametro maggiore ha la stessa rolling resistance di una gomma più piccola, una pressione inferiore, quindi possiamo... Sì, e ancora tanti fanno fatica a concepire questo passaggio. Diciamo, anch'io ho, come si vede, i miei capelli bianchi, qualche anno ce l'ho e anch'io ho iniziato da naturalmente cicloturista, non mi voglio definire più di questo, con dei pneumatici che addirittura erano 22 di sezione. 22, 23 di solito erano quelli. Esatto, quindi se non avevamo i nostri 8-9 bar pensavamo di essere... Adesso non possiamo più utilizzare queste pressioni, ma perché è controproducente. Quello che dobbiamo far capire, e potete aiutarci naturalmente voi, dobbiamo farlo noi supportandovi con dei numeri, che su una superficie che non è perfettamente liscia, l'aumentare della pressione non è sempre ottimale per aumentare la scorrevolezza. Quindi i pneumatici di nuova concezione, adesso la misura principale è il 28, ma stiamo già lavorando sulla 30, la 32, anche in Optic Racing, ci dice che possiamo ottenere, e questo ce lo dicono i numeri, la stessa rolling resistance con un vantaggio di mezzo bar magari. E questo cosa ci dà? Ci dà una scorrevolezza anche in caso di strade non perfettamente lisce, e noi ne sappiamo qualcosa. Sappiamo benissimo. Esatto. Oltre che a un comfort, che in questo caso non significa il comfort che noi pretendiamo da un veicolo, dove dobbiamo, però un comfort che ci permette magari di sostenere lo sforzo per più ore, senza affaticamento. Il comfort si può essere tradotto anche in prestazione. Si misura poi nel lungo periodo, in lunga distanza. Quindi noi collaboriamo non solo con i costruttori di bici, ma anche con i costruttori di cerchi, ed è qualcosa che stiamo facendo assieme. Quindi saranno poi sempre i numeri a dirci se una sezione maggiore ci permette, fin dove ci permette di avere quel trade-off tra scorrevolezza, aerodinamica e peso. Perfetto. Un altro punto, diciamo, molto caro a tutti i ciclisti riguarda il discorso delle forature. I dati che avete nel vostro reparto, i dati che avete raccolto, in che direzione ci stanno portando? Nel tempo siamo davvero riusciti a migliorare diciamo, la struttura proprio del pneumatico in modo da diminuire drasticamente il discorso delle forature, oppure è ancora, tra virgolette, un tabù, un problema? Allora, anche qua vorrei farti proprio un discorso di due approcci, no? Un approccio numerico e un approccio poi statistico, no? Quindi alla fine, come dicevi tu, ma alla fine la gente fora meno o no. Allora noi dobbiamo, dal punto di vista progettuale, dobbiamo basarci sui numeri e sulla progettazione, e quindi abbiamo dei test fatti in laboratorio che ci misurano precisamente qual è il vantaggio di una soluzione rispetto a un'altra in termini di foratura. E qua dobbiamo affidarci all'innovazione dei materiali, quindi abbiamo dei materiali non solo sui rinforzi, che è la cosa magari più intuitiva da dire, io per non forare devo rinforzare la gomma, ma anche proprio sulla ricettazione delle mescole. Noi abbiamo delle mescole che sono arricchite di Kevlar, ad esempio, e quindi aumentano la barriera alla foratura in un elemento del pneumatico che è atto a fare qualcos'altro, perché il battistrada deve essere scorrevole, tenere sul bagnato e naturalmente non consumarsi, quindi riuscire a garantire una certa percorrenza. Noi a questo abbiamo inserito in alcune formulazioni dei materiali rinforzanti, quindi gli elementi rinforzanti, per fare in modo che un elemento che non è atto non è specifico per la foratura, in realtà lo diventi. Quindi abbiamo da un lato l'innovazione sui materiali che ci dicono sì, stiamo andando nella direzione, diciamo, a pari peso, perché bisogna sempre prendere un parametro, a pari peso o a pari spessore, ad avere una resistenza alla perforazione maggiore. Dall'altro il tubeless stesso di fatto ci concede qualcosa, perché comunque il lattice riesce a riparare
no? La maggior parte delle forature dovute in Anche zona perché la battistrada. maggior parte sono microforature, non... esatto. Quindi su questo ti darei risposta affermativa, naturalmente considerando che noi siamo riusciti a ottenere questo riducendo la rolling resistance, quindi senza appesantire sia dal punto di vista di grammi sia dal punto di vista di scorrevolezza, senza Certo, perché bisogna mantenere naturalmente tutte le vorrei capire, qua caratteristiche. bisogna veramente intervistare a uno i ciclisti e dire: ma a te interessa una gomma che è fuori meno ma è più pesante? Tutti dicono che non sono interessati, ma poi se solo Alla fine l'idea dei conti si che un guardano pneumatico veramente si fa più fatica, il dettaglio, esatto. punta sempre in quella Dall'altro ti direzione. direi che abbiamo comunque sia una parte validativa, come dicevo, outdoor specifica Pirelli, sia di fatto il responso dalle gare. Quindi noi supportiamo un team professionistico e dei team amatoriali, da loro raccogliamo un feedback statistico, quindi alla fine se abbiamo fatto bene i nostri calcoli, come si dice, saranno poi i grandi numeri a dirci darvi che la risposta. la risposta. E la risposta, ti posso dire, è molto positiva. È quasi diventato non più un requirement da parte dei team professionisti, e questo è un grande segnale. Cioè, Direi che forse è la prova lampante del buon lavoro che è stato fatto in questa direzione. Ti faccio un'ultima domanda legata ovviamente al mondo dei dati. È possibile fare un parallelismo con la Formula 1, dove ovviamente ogni ambito, quindi anche i pneumatici, lavorano molto con i dati, hanno una mole di dati incredibile su cui puoi andare a fare tutta una serie di ulteriori sviluppi, ricerche nelle varie aree. È possibile arrivare a questo anche per quanto riguarda la parte cycling, oppure è allora, diciamo futuristico complicato? Più che futuristico direi, noi già abbiamo, come dicevo prima, una sinergia con il reparto nostro di motorsport per l'impiego dei materiali. Quindi la parte di fatto che noi ricaviamo dallo studio del comportamento dei materiali, proprio perché è addirittura delegata alla stessa funzione, no, ha una sinergia totale. Il fatto che naturalmente sul cycling ancora non si registrano, non ci siano tutto il gruppo che registra dei dati dalle gare, non vuol dire che non abbiamo dati a sufficienza per fare delle analisi. Arriveremo presto, perché vedrete appunto il nostro reparto di indoor come si riuscirà a combinare l'assorbimento di potenza o rolling resistance di una certa condizione, per condizioni intendiamo una misura, un cerchio e una pressione, Certo. con dati di aerodinamica ad esempio, quindi riuscire a simulare su un tracciato, su un percorso dove è necessario sia avere la scorrevolezza, penso per dire a un Fiandre o una Roubaix, che anche l'assorbimento delle asperità, quindi a un pavé, riuscire a trovare quel giusto compromesso con la pressione ideale. Questo potrebbe essere realmente un primo risultato di una combinazione di dati numerici. Perfetto. Io Paolo ti ringrazio, sei Grazie stato a te, veramente grazie a voi. esaustivo. Noi adesso tralasciamo un attimo il discorso dati e ci portiamo in Fondazione Pirelli, per tutta la parte di storia e cultura. Abbiamo parlato di futura innovazione, ma è attraverso la storia e il patrimonio di conoscenza che è possibile immaginare il domani. Pirelli fa tesoro del passato e ne ha cura, mettendolo a disposizione di tutti voi, nella sede della Fondazione Pirelli, che nasce nel 2008 proprio con la volontà di valorizzare il patrimonio storico e la cultura d'impresa. A ben vedere, qui non si rappresenta solo l'azienda, ma è possibile percorrere un vero e proprio viaggio attraverso 150 anni di storia del nostro paese, tra cultura, comunicazione, ricerca e progresso. Pensate che l'archivio storico è costituito da oltre 4 km di documenti e la biblioteca tecnico-scientifica contiene oltre 16.000 volumi. Pirelli è anche stata tra le prime grandi aziende a curare la comunicazione, in particolare attraverso la pubblicità, che è parte fondamentale del successo internazionale del brand. Per tutto il Novecento, la P lunga ha saputo regalare piccoli e grandi capolavori, dai pneumatici con la P maiuscola fino ad arrivare all'iconico claim "La potenza è nulla senza controllo", che per tanti di noi vuol dire ancora Ronaldo il fenomeno, nella celebre posizione a ricordare il Cristo Redentore di Rio. Ma Pirelli è anche storia del ciclismo, il cui nome si fonde indissolubilmente grazie al Giro d'Italia del 1909.
nel quale 30 dei 49 ciclisti eroi all'arrivo montavano pneumatici Pirelli. E negli anni a seguire tutti i più importanti nomi del ciclismo legheranno le loro imprese a Pirelli, da Girardengo a Binda, da Bartali a Coppi, e ancora una volta la pubblicità a testimoniare questo connubio. L'attenzione per il mondo del ciclismo non è solo rivolta ai campionissimi, ma anche alle giovani promesse. È del 1949 infatti la prima edizione del Gran Premio Pirelli, organizzata proprio con la regia di Alfredo Binda. Si tratta di una gigantesca competizione ciclistica per dilettanti, con migliaia di corridori partecipanti da tutta Italia, che segnerà il ciclismo dilettantistico per un decennio. Le storie di Pirelli del ciclismo si ritroveranno poi nel 2017, per il brand un ritorno assoluto protagonista basato sull'innovazione. Ed è la voglia di trasmettere questa continua sfida all'eccellenza che ci ha portati qui oggi a raccontarvela. Il primo video Norgan Visits finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo visto le varie anime di Pirelli, dall'innovazione alla tecnologia, passando anche attraverso la storia e la cultura. Noi vi aspettiamo sui nostri canali ufficiali YouTube e Instagram e sul nostro sito norganbicycle.com per acquistare i prodotti Pirelli. Alla prossima, ciao!